Eccoci finalmente all'inizio di un nuovo campionato. Aspettavamo da tempo questa ripartenza. Abbiamo disputato un amichevole di lusso in fase di preparazione con l'Ajax, squadra che ci ha dato del filo da torcere durante la Coppa dei Quasi Campioni. Ci ha dato del filo da torcere un eufemismo perché in realtà ci hanno massacrati con 4 gol. Però l'idea era buona, l'idea era appunto di affrontare la squadra che ci ha messo più in difficoltà per cercare di imparare qualcosa dai nostri errori. Per imparare qualcosa bisognerebbe capirci qualcosa e non ci abbiamo capito un cazzo, però almeno ci abbiamo provato, almeno i problemi che avevamo visto in difesa nell'applicazione del fuorigioco sembrano risolti, speriamo insomma che vada abbastanza bene. Ed eccoci qui finalmente alla prima giornata contro l'Armata dei Tosaerba. La Lega Prostata è un campionato che si svolge regolarmente in una frazione del Paese dei Sogni che si chiama Valli d'Oro, nell'impianto comunale utilizzato da tutti. Sono partite brevi, 5 minuti, perché una giornata devono giocare 20 squadre, bisogna giocare 10 partite. Non è che si può stare tutta la notte, insomma. E poi è un torneo chiaramente riservato a giocatori attempati. La partecipazione è notevole anche di pubblico, è diventata una tradizione che ha un seguito paragonabile a quello del Palio di Siena. E vediamo per esempio, andiamo a vedere un attimo il nostro calendario degli incontri per farci un'idea delle squadre che dovremo affrontare. Oggi affrontiamo, 22 agosto affrontiamo l'Armata dei Tosaerba, poi in seguito giocheremo contro, in teoria fuori casa, in realtà giochiamo tutti nello stesso campo, l'impianto comunale, quindi non fa tanta differenza, però giocheremo contro il circolo parrocchiale Anzianotti e in seguito incontreremo, ci sarà la partita della Coppa dei Meno Peggio, che diciamo è la seconda coppa in prestigio d'Europa, dopo la Coppa dei Quasi Campioni. C'è anche una terza coppa che è la Coppa degli Ultimi, in cui partecipano gli scarti degli scarti delle altre coppe, però abbiamo deciso di non partecipare perché pur non avendo la presunzione di competere per il primo posto con le grandi squadre, ci rimane comunque un po' di amor proprio. Allora, poi incontreremo i ferraristi d'epoca, viva la FIFA, gli esperti pescatori e così via, andremo più avanti. Gli ammogliati storici, che è una delle due squadre insieme agli scapoli stagionati, le squadre che avevano iniziato tutto, un classico scapoli ammogliati in cui in seguito si unì in triangolare il circolo parrocchiale e poi da lì da cosa nasce cosa, alla fine siamo diventati 20 squadre e possiamo andare avanti, andiamo alla prima partita, finalmente un momento tanto aspettato. Vediamo qual è la condizione di forma dei nostri giocatori, vediamo lo schema, anche l'occasione di presentare un po' i nostri eroi. In porta c'è l'ingegnere Righetti, il nostro portierone. La sua partecipazione a questo campionato era forse per dei problemi di salute della suocera, che ci ha spinti tutti ad andare in chiesa a pregare, compresi atei e agnostici, nella speranza. E fortunatamente, insomma, anche perché abbiamo portato un cero alla Madonna che sembrava un missile Sarmat. E sotto minaccia, cioè la Madonna ci ha fatto la grazia, insomma, sotto la minaccia di quel cero. E quindi l'ingegner Righetti può partecipare, è uno dei migliori portieri del torneo e non ha sfigurato anche in Europa. Potrebbe fare il professionista perché se non avesse già un lavoro a una certa età. E la nostra difesa tipica è con Django, Luberto, Giorgi e Losco. Io sono Massi, capitano di questa squadra perché il pallone è mio e chi gioca lo decido io.
altrimenti non credo che mi farebbero giocare. E Paperino accanto è un mediano di piccola statura ma molto aggressivo, molto bravo anche nei tiri da lontano. A sinistra in fascia il Ghisa, il maestro Biraio a destra e il geometra Colucci e Gerlando in attacco. Vediamo però che schieramento suggerisce oggi Mister X in base alla forma fisica. Quindi niente, fa entrare il maestro Serafini al posto di Django che non è in gran forma, Busen sulla destra al posto di Mastro Viraio. La formazione non è troppo stravolta, vediamo se in panchina possiamo mettere qualcuno che mi piace di più. Per ora direi che mi posso fidare delle decisioni di Mister X. Possiamo andare tranquilli o alle sostituzioni. Astroviraio, Django. Preferirei avere Tabacchino in squadra, che diciamo è abbastanza versatile, può giocare su entrambe le fasce. Per lo schema che giochiamo noi, diciamo le due ali si stancano parecchio perché fanno molto lavoro sia in attacco che in difesa e quindi devo avere sostituti adatti. Django può essere sostituito cioè Django può sostituire Ghisa e Mastro Biraio può entrare al posto di Busen, quindi siamo a posto, la panchina va bene. I nostri avversari, vediamo, hanno Dennis in porta, Arnese, Asimov, Gustavo in difesa. Qui non si vede il nome, ma ecco, Semina Bruno, Lisca, Carta, Accetta Capitano, Piattola e Rapido in attacco. Va bene, mi sembra che le maglie vanno bene. Chiaramente postazioni, sì, dovrebbe essere partita di 5 minuti. Difficoltà campione, che per me è sufficiente. Giocando col giocatore fisso ho un controllo limitato della squadra. Il mio ruolo è quello di supervisore, sarebbe più che di regista perché regista è una cosa che può fare un giocatore più giovane, io sono un supervisore come quelli che guardano i lavori in corso e ogni tanto danno dei consigli. Allora, Bem, esta é aquela altura do ano em que todos estão em pé de igualdade. Longe, já longe, estão as memórias da época passada. As si posições e parte. os pontos de então são agora totalmente irrelevantes. O que importa é o que o futuro pode trazer. Sente-se uma efervescência aqui, um novo começo e uma esperança renovada de que a época pode começar da melhor maneira. Aia. Que melhor maneira há de galvanizar a massa adepta? Um estádio fantástico. Possiamo sbilanciarci un po' in avanti Personalidade perché a qualquer partida que acolha. questa squadra dovrebbe essere a nostra portata. E esta partida já está em andamento. Vai cruzar. Comunque fare un gol in 5 minuti non è mai facile. Ai 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 Tem ai ai ai. tudo para lançar o contra-ataque. Forza ragazzi, dai. Vira para a direita. Há falta neste lance. Pode vir aqui o cartão, mas parece que não. Esta vez o árbitro L'arbitro vai mi fa guardar vedere os il dito. cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. Qui è andata bene, per beccarmi un giallo. Come al solito c'è il Paperino in barriera che non c'entra un cazzo, però Golo espetacular. purtroppo i giocatori che stanno in barriera non li posso A scegliere. forma dele rematar e nem hesitou. Estava um grande gol. Tenta colocar nas costas. Devo stare attento perché sono già stato avvertito dall'arbitro.
quindi tenta abrir uma brecha na defesa. Mas prepara o tiro. Remata sem perigo. io non dovrei tornare indietro a far mediano, però non riesco a resistere, anche perché dovrei fidarmi di più dei compagni. Prende l'ansia per dietro ad aiutare, poi sono troppo lontano dall'attacco quando si tratta di partire. Foi mais forte Vai que o Paperino, vai. adversário. Ele Ah, fez falta. fallo purtroppo. Ah, no. Siamo già al 30°, un terzo di partita andato. Não complicou a defesa. Mas, possante a recuperar a bola. Grazie. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Passa muito perigoso. Vai, 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 vai. É para um lançamento do Niente. lateral. Ah. Poteva essere bello, invece no. E a bola vai para diante. A jogada volta à estaca zero. Excelente sequência de passes. E sai um passe longo lá para a frente. Passe comprido para diante. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Não está a ser um jogo mau, mas Vabbè, faltam sono tanto contento di questo inizio, alguns però lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar. dobbiamo ancora prendere ritmo. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais de 45 minutos para tentar. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. Nulo no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. E tenta jogar comprido. Ciccio, vai, vai. Ah, Joga fuori gioco? nas costas No. das defesas. Prova, dai. Ah, forse era fuori gioco. No, no, non era fuori gioco, però no. Eravamo sul Procurou filo del alguém mais fuorigioco. adiante. Ah, Mas não tem conseguido superiorizar-se aos defesas. A equipa depende muito dele para levar perigo até à baliza do adversário. no, Nós si è precisamos fermato ligar proprio melhor mentre o jogo na zona central para abrir os aspettavo si espaços mais à sovrapponesse, frente e pazienza. desmontar as marcações. Primeiro jogo da época, muito morno. No, Ainda não há non golos. va proprio, non va bene, non va Muita bene raça ragazzi, neste non va lance. bene. Tenta isolar o colega. Ai 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 ai. Sai um passe rasteiro. E estava lá para cortar o perigo. Passa muito perigoso. Mete a bola cruzada. Qui rischio, ho rischiato. Comunque il pareggio non serve a nessuno. Passe Tanto longo vale lá rischiare para a qualcosa frente. di più. Qui sono già cotto. È arrivato il momento di guardare nel futuro perché facciamo entrare come previsto i rimpiazzi per i laterali. Django, anche se non è in forma, è sempre una risorsa utile. E facciamo entrare il geometra Colucci al posto di Gerlando, sperando in un colpo di coda a fine partita, sperando che ci sia l'opportunità anche dei cambi, perché se il pallone non esce Ele parece um tanque com chuteiras. Mas vai disparar de longe.
Deve fare almeno un tiro in Joga porta anche mais dalla para a frente. distanza, perché... O jogo estende-se mais para diante. Por Porco alguém mais à frente. A Dai. bola chegou até ele. Vai ser golo. Oh, Campeão pela frente. bravissimo Giorgi, Estamos a entrar num período de jogo mais tático, futebol ci ha mais salvato. pensado, com menos riscos. Siamo alla fine, siamo agli sgoccioli, non ci sarà neanche il tempo di fare i cambi. Muita qualidade nos pés. Cruza a bola Niente. e manda a bola para longe do perigo. No banco já se nota. O árbitro dá E va, è andata, la prima partita è andata con un pareggio. Succede, siamo inizio campionato, manca ancora il ritmo. Este empate penso que pode dar confiança à equipa para crescer nos próximos jogos. E terminamos Campionato assim a nossa lungo, transmissão desta tarde. O meu obrigado ao nosso comentador Luís Freitas Lobo. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para Abbiamo dar um corso abraço a qualche todos aqueles pericolo que estiveram a dietro. ouvir. Combinato poco davanti. Rifletteremo sulla cosa. Anche se non credo che servirà molto. Vabbè, voti bassi, insomma. Il migliore è stato Arnese, i nostri avversari. Un difensore abbastanza ostico. Andiamo a vedere la situazione negli altri campi. Altre partite, gli altri campi. In realtà il campo è sempre lo stesso. Quindi noi abbiamo pareggiato, gli interisti vintage hanno vinto contro il circolo parrocchiale Anzianotti, i contrari a prescindere hanno battuto i ferraristi d'epoca, i veterani della caccia hanno battuto Viva la FIFA, gli esperti pescatori hanno battuto i Pornabestia Meteors, gli ammogliati storici hanno vinto 1-0 contro gli antichi monaci Zen, dopo il lavoro ferroviario miscredenti scolari 1-0, i milanisti seniores hanno battuto gli intenditori della birra e i napolisti classici hanno vinto contro gli abitori del bar sport. E poi gli alpini hanno vinto contro gli scapoli stagionati. Vediamo un po' la classifica provvisoria che vale quel che vale, insomma. Ci aspettiamo di trovare le squadre più forti, interisti, milanisti, napolisti ci sono gli alpini e gli ammogliati. Va bene, insomma, questo era, diciamo, il calcio d'inizio del campionato. Ci aspettano 38 partite, sarà lungo e faticoso. Per ora, arrivederci.